Spesso mi capita di arrivare da qualche cliente e di trovare il suo computer letteralmente moribondo. Quando vado via, però, solitamente il cliente non riesce a credere ai propri occhi vedendo che il suo computer è completamente resuscitato, come se fosse nuovo. Come faccio? Beh, questo non è un segreto, anzi, oggi voglio condividere con te i 5 comandi che utilizzo per resuscitare i computer. Con questi comandi, per prima cosa, ci accerteremo che l'hardware del computer funzioni correttamente, che tutti i file di sistema siano integri e infine che tutti i componenti del sistema siano aggiornati e funzionanti. Iniziamo. Il comando che va sempre utilizzato per primo è la diagnostica della memoria di Windows. Per utilizzare questo comando dovremo andare in basso a sinistra sul nostro computer dove abbiamo la lente di ingrandimento oppure lo spazio per scrivere e scrivere appunto diagnostica memoria di Windows. Apriamo il primo risultato cliccando con il pulsante destro e selezionando Esegui come amministratore. A questo punto scegliamo Riavvia ora e individua eventuali problemi. Il nostro computer si riavvierà. Al riavvio del sistema vedremo comparire questa finestra. Dovremo aspettare alcuni minuti, e questo è normalissimo, che tutte le operazioni vengano completate. Come puoi vedere in basso, il computer verrà riavviato al termine dell'operazione e qualora vengano rilevati degli errori sulla nostra RAM, questo ci verrà comunicato. Attendiamo il termine dell'operazione. Bene, se al termine dell'operazione il tuo Windows non mostra nessun messaggio di errore, significa che la RAM è ok. Diversamente, se la RAM dovesse essere corrotta, ti conviene sostituire la barretta di RAM. Di solito conviene farlo fare da un tecnico, ma non preoccuparti, il costo è davvero modesto. Il secondo comando che andremo a lanciare si chiama check disk e, come dice la parola stessa, serve a controllare l'integrità del disco. Check disk è un vecchio comando DOS, ma nel tempo non ha assolutamente perso il suo smalto, anzi adesso è efficace più che mai. Check disk è in grado non solo di dirci se il nostro disco funziona bene, ma anche di riparare eventuali errori sia logici che fisici. Ci accorgiamo quando un disco non funziona bene perché il nostro computer rallenta improvvisamente o smette di funzionare oppure ancora non riesce a caricare il Windows oppure dei programmi. Anche per lanciare check disk dovremo andare nell'angolo in basso a sinistra, cliccare sulla lente o nello spazio deputato a scrivere e scrivere CMD. A questo punto cliccheremo con il pulsante destro sulla voce prompt dei comandi e sceglieremo Esegui come amministratore. Accettiamo e andiamo a scrivere il nostro comando. A questo punto aggiungeremo l'opzione /F e daremo invio. È normale che ci venga proposto questo messaggio. A questo punto dovremo dirgli di sì, premere invio, chiudere la finestra e riavviare manualmente il nostro computer. Come vedi, a questo punto ti verrà proposto questo messaggio. Non premere nessun tasto e attendi il trascorrere dei 5 secondi. Inizia una fase di test, anche questa piuttosto lunga, di cui dovrai semplicemente attendere il termine. Bene, se non saranno stati rilevati errori che il computer non riesce a correggere, il computer ti si riavvierà normalmente. Se invece dovessero esserti segnalati degli errori particolari, andremo a ripetere il comando ma con un'opzione differente. Quindi torniamo in basso, scriviamo nuovamente CMD, clicchiamo con il destro su prompt dei comandi e scegliamo nuovamente Esegui come amministratore. Accettiamo e questa volta il comando sarà con l'opzione /R. /R è in grado di riparare
i danni fisici sul disco. Diamo ancora una volta l'invio, scegliamo sì, chiudiamo la finestra e riavviamo manualmente il nostro computer. Nuovamente ci verrà proposto di premere un tasto, noi non premeremo nessun tasto e attenderemo l'inizio della riparazione. Complimenti, se sei arrivato a questo punto significa che il tuo computer non ha problemi hardware. Allora adesso è il momento di occuparci di quelli che sono i files di sistema. La presenza di errori nei file di sistema può generare una instabilità del computer oppure delle occasionali finestre di errore. Andiamo a verificarli. Il comando che andremo ad utilizzare a questo punto si chiama System File Check, abbreviato in SFC. Per lanciarlo andiamo ancora una volta nella parte bassa a sinistra, digitiamo cmd, lo eseguiamo come amministratore e lo scriviamo con l'opzione Scan Now. Diamo l'invio e attendiamo il termine dell'operazione. Bene, come vedi, in questo caso sul computer sono stati trovati dei file danneggiati. A questo punto che cosa facciamo? Ripetiamo la stessa identica operazione fino a quando non verrà restituito più nessun messaggio di errore. Ottimo! Arrivati a questo punto dobbiamo controllare l'integrità delle immagini di sistema. Le immagini di sistema sono una cosa molto importante perché ci accorgiamo del loro malfunzionamento solamente quando è troppo tardi, perché servono a ripristinare il sistema nel momento in cui ci dovesse essere qualche intoppo. Se le immagini sono corrotte non saremo più in grado di recuperare niente sul nostro computer e saremo costretti a formattarlo. Il comando che utilizzeremo per controllare l'integrità delle immagini di sistema è dism. Andiamo a digitarlo esattamente come abbiamo fatto per i comandi precedenti. Quindi nuovamente in basso a sinistra, cmd, clic destro sul prompt dei comandi, lo eseguiamo come amministratore e andiamo a dargli il nostro comando che è dism/online/cleanupimage/restore health. Diamo l'invio e attendiamo ancora una volta il termine. Benissimo, come vedi questo programma ha completato il ripristino delle immagini di sistema. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo e passare all'ultima operazione. Con quest'ultima operazione verificheremo che tutto quanto sul nostro computer sia aggiornato. L'aggiornamento è importante perché previene i blocchi di periferiche e di programmi. Per fare questa operazione utilizzeremo un comando che potrebbe non essere presente sul tuo computer, ma in questo caso niente paura, ti farò vedere come procurartelo. Il comando si chiama winget. Andiamo a vederlo insieme. Nel caso in cui tu non avessi proprio gli ultimi aggiornamenti e per essere certo che questo programma sia installato sul tuo computer, ti basta andare sul Microsoft Store e nella barra di ricerca scrivere winget e scaricare programma di installazione app, cliccando su Install. Ora che hai il programma che ti serve, andiamo a lanciarlo. Solita lente di ingrandimento, cmd, prompt dei comandi con privilegi di amministratore e andiamo a dargli il comando che è
winget spazio upgrade spazio all. Ci verrà richiesto di accettare le condizioni dei contratti di origine. Digitiamo Y per darglielo yes. E attendiamo il termine dell'operazione. Bene, nel tuo caso l'operazione potrebbe essere più lunga perché, come sai, io utilizzo una macchina nuova su cui sono installate poche cose. Normalmente questa operazione può impiegare dai 5 ai 10 minuti. Se i tempi dovessero allungarsi ulteriormente, non preoccuparti, significa solo che sta scaricando dei driver più aggiornati. Fantastico, se hai seguito tutti questi passi fino a qua, puoi essere ragionevolmente certo che il tuo computer gode di una salute di ferro. Nella descrizione ti lascio scritti per bene tutti quanti i comandi che ho utilizzato nel corso di questo tutorial, in modo che tu eventualmente possa fare anche un copia-incolla per essere certo di non commettere errori. Il mio consiglio è di ripetere tutti questi comandi circa una volta al mese, in modo tale da prevenire eventuali errori futuri nella tua macchina. Se hai domande ti invito a scrivermele tranquillamente nei commenti, io cerco sempre di rispondere a tutti in tempi rapidi e non mi resta che salutarti. Alla prossima!